Faccio questo video per raccontarvi un attimo com'è andata e come siamo rimasti in tre, perché è giusto che voi sappiate. La ragione proprio per cui questo canale esiste è che io volevo documentare quello che facevo con i miei cani. Volevo avere un archivio personale inizialmente di filmati che potessero rimanere, visto che i cani non rimangono per sempre. Questo è il motivo per cui ho iniziato a filmare inizialmente Artaxino e poi questa cosa è degenerata, è diventata qualcosa di più grande che coinvolge tante persone. Quindi voglio che voi sappiate quello che è successo, perché seguendo questo canale, appunto, a un certo punto vi chiederete ma dov'è? Non posso dirlo perché sennò loro vengono qua a cercarlo, però ci siamo capiti. Adesso vi racconto tutto dall'inizio. Nel 1986 io sono venuto al mondo e il mio più grande amico, la presenza più importante, oltre a quella ovviamente dei miei genitori, dei miei familiari, a livello proprio di amicizia, diciamo, è stato un cane, un pastore tedesco con cui sono cresciuto, sono nato con lei. Successivamente mi hanno raccontato che lei faceva la guardia alla mia culla quando ero neonato e nessuno si poteva avvicinare a me. Infatti se chiedi a tutti i miei parenti di Trappi, questo era il suo nome, tutti dicono era aggressivissima, non potevamo avvicinarci, non potevamo fare questo, non potevamo correre, eccetera, eccetera. Tutti i ricordi che io ho di lei invece sono positivi. Lei con me era un pezzo di pane e le potevo disegnare coi pennarelli sulla testa, tirare le orecchie e lei si faceva fare tutto. Quando lei è venuta a mancare io avevo 5 anni e lì ho capito che la vita finisce. Questa cosa mi ha reso molto triste, non averla più al mio fianco. Essendo che comunque in famiglia sono cresciuto in mezzo a tanti cani, perché mio nonno aveva tanti cani da caccia, tutti i miei parenti avevano cani, tuttavia un rapporto come quello che avevo con lei non l'ho mai avuto con un altro cane, no? Un'intesa così grande, una fiducia, così, averla sempre come un'ombra al mio fianco, un'ombra. Poi magari ero io la sua ombra, visto che lei era gigante. Abituato a sdraiarmi su di lei, a stare con lei, appunto a fare quelle cose che vi dicevo, che qualunque altro cane non si lascerebbe fare volentieri. A 7 anni poi mi sono pure preso un morso in faccia da un Rottweiler, appunto di mio nonno, perché la stavo strapazzando da un'ora e lei a un certo punto si è girata, mi ha dato un avvertimento, però quell'avvertimento mi ha lasciato 4 buchi in faccia. E nonostante quello il mio amore nei confronti dei cani non è mai cambiato, perché quell'esperienza mi aveva segnato particolarmente, no? All'età di 10 anni abbiamo preso il secondo pastore tedesco che abbiamo tenuto a Milano, perché appunto io sono cresciuto un po' in campagna e un po' a Milano per il lavoro di mio papà. Il secondo pastore tedesco abbiamo deciso di tenerlo a Milano con noi perché l'altra, Trappi, era triste perché noi la lasciavamo dal nonno e andavamo quando potevamo. E questo è stato il primo cane che abbiamo avuto in città. Dopo questa esperienza io non volevo più avere cani nella vita, perché questo cane, per quanto gli volessimo bene, non era come Trappi, non era come i cani del nonno, non era come i cani dei film come ci aspettavamo, ma era abbastanza aggressivello. Stava per i fatti suoi, coi maschi e le femmine di cane non andava d'accordo, con gli sconosciuti doveva sempre andarli a controllare e una volta ha aperto, mi è passato di fianco un tizio che usciva dal mio portone e lui ha fatto snap, mossa della vipera, e gli ha aperto i pantaloni. Aperti, cioè, tanto così di squarcio di fianco. Poi ha avuto tanti problemi fisici, displasie, chi più ne ha più ne metta, e quando è venuto a mancare, pure con la sofferenza, io ho detto basta, io non voglio saperne, non voglio più avere cani nella vita perché cane bello, 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 poi triste. E io basta, non ce la facevo più. Purtroppo, o per fortuna, intorno al 2010, più o meno, 2009-2010, tramite un mio amico che mi disse una frase semi-vera, perché lui mi disse: se ci fai caso, i cani che chiedono cibo da tavola sono quelli che mangiano prima del proprietario. E quella roba lì mi fece scattare qualcosa nella testa. Mi fece dire, cavolo, ma io ero convinto che il comportamento del nostro pastore tedesco fosse così perché lui era così e non c'era niente da fare. E invece qui lui mi stava mettendo in dubbio quella convinzione. Lui mi stava dicendo, se tu
fai determinate cose, il tuo cane cambia comportamento. La frase è parzialmente vera perché il cane chiede cibo da tavola se tu glielo dai. Non se mangia prima o se mangia dopo, quello è un altro discorso. Però da quella frase io iniziai a informarmi, a fare ricerche, e all'epoca fare ricerche significava che o andavi in biblioteca oppure c'erano i blog e alcuni video su YouTube, cioè vedevi una tizia con la pallina che faceva la condotta al piede col cane, fine, non ti spiegavano, non c'erano YouTuber, c'era Zach George, c'era questo Zach George che è stato il motivo per cui io poi scelsi il Border Collie, perché ero indeciso, venendo dal pastore tedesco io volevo il lupo cecoslovacco. Poi ho detto, boh, lupo cecoslovacco che cazzo gli faccio fare? Belga Malinois. E poi ho visto i Border Collie, ho visto tutta questa loro vitalità, questo loro carattere, questa agilità, questa velocità, questa frenesia, questa follia, e mi sono innamorato. E vai, e rifai, tutte le sere io tornavo a casa, perché poi all'epoca io avevo da un lato la possibilità di fare l'atleta, dall'altra la possibilità di fare il musicista, e nel frattempo lavoravo pure, cioè facevo il cameriere, ci mancava pure di prendere il cane, no? E invece poi io, che sono abbastanza impulsivo, ho trovato il modo, perché ho detto io vado avanti a fare i concerti, vado avanti a fare le cose, eccetera, e il cane lo addestro, così posso lasciarlo a casa, posso lasciarlo ai miei quando vado magari via, perché avevo dei matrimoni, non che facevo io il matrimonio, ma che suonavo ai matrimoni. E io invece decisi di prendere Artax perché volevo mettere in pratica quello che stavo studiando da autodidatta, perché ormai avevo una cifra di informazioni, facevo una testa così ai miei amici. E allora mi sono informato e nel 2011, a giugno, l'ho preso per addestrarlo. A metà agosto avevo un paio di date e poi salto la prima perché non mi fido a lasciarlo ai miei genitori, e poi salto la seconda perché non riesco a stare all'idea di lasciarlo lì, poi inizio a non andare più alle serate e poi non vai più in palestra, e poi pian pianino ho abbandonato tutto e ho iniziato a fare quello che faccio oggi, su consiglio di un mio carissimo amico che mi disse: Fra, siccome ti chiedono tutti come mai il tuo cane è così bravo, pensa magari di fare un corso, qualcosa che ti dia una qualifica, e di farlo come seconda professione. Tutto è partito da lì e io all'inizio dissi no, ho iniziato con una cosa, vado avanti fino alla fine, devo suonare perché così fai la fame, però poi ti capitano le cose, un giorno suoni al piccolo teatro, suoni al Manzoni e poi il giorno dopo suoni nella bettola con la gente che parla, però devo fare quello. E invece poi basta, è andata così, ragazzi. Quindi questa è stata la storia di questo cane che mi ha cambiato la vita, di questo cane che mi ha insegnato tutto quello che so, forse non proprio tutto, però è stato il punto di svolta, ecco, è stato il punto di svolta. Con lui abbiamo recuperato Flash l'anno dopo, mentre stavo facendo il corso istruttori, è subentrato Flash e loro sono stati sempre unitissimi, ragazzi. Infatti adesso io sto bene, ovviamente ho avuto 2 giorni di tristezza devastante, però sto bene, riesco a parlarne senza scoppiare in lacrime. La cosa che mi fa tenerezza è guardare Flash, che ogni tanto guarda, adesso è successo una settimana fa. Sto registrando questo video una settimana dopo il fatto e devo dire che adesso lo fa meno, però in questi giorni, i primi 2 giorni c'era il gelo, ragazzi, c'era il gelo, c'era un'aria tremenda. E lui mi chiedeva, ragazzi, ma ha stretto la zampa in un modo che non aveva mai fatto, una tenerezza infinita. E l'ha capito, però lui ogni tanto guardava nel posto dell'amico, provava ad andare lì dove si mettevano a cuccia insieme, poi si annoia perché non arriva l'amico, e allora ritorna qua, e allora gli sto facendo un sacco di coccole, un sacco di compagnia, perché devo tirare su il morale a loro, perché io sto abbastanza bene, ragazzi, ovviamente nei limiti del possibile, è una tristezza, 15 anni insieme, lui tutta la vita, 13, tutti insieme a lui, tranne i primi 8 mesi, ok? E quindi ci si deve adeguare. Fatto sta che mi rendo conto che senza di lui è tutto molto più semplice, cioè
riesco a dedicare bene il tempo che loro due, Flash e Noxy, meritano, perché prima ero veramente totalmente preso da questo poverino che non faceva bene le scale, non ci metteva 2 ore a mangiare, seguiva la gente, se lo portavo al parco, lui seguiva la gente che correva, io lo chiamavo e lui accelerava il passo perché aveva proprio, non capiva da dove arrivassero i suoni, aveva un sacco di problemi, dovevo accudirlo tanto. E per me era un piacere, ragazzi, non me ne sto lamentando, sarei andato avanti così tutta la vita. Però dopo l'ultimo episodio che ha avuto, perché lui ha avuto una crisi epilettica che l'ha stroncato, non c'era più niente da fare, ha passato 2 giorni immobile e al terzo giorno con la veterinaria abbiamo deciso che io glielo lasciavo lì con le flebo tutto il giorno nelle loro mani, dopo aver passato 2 giorni sdraiato su di lui 24 ore su 24, con lui immobile. E sabato 24 alle 18:40 il suo cuoricino ha smesso di battere. È andata così. Non posso addentrarmi nei dettagli, ragazzi, perché YouTube poi mi banna il video e, e ciao, arrivederci. Però ho imparato veramente tanto da lui e gli sarò sempre grato. C'è da dire che avere gli altri due non è che ti distrae, però ti dà un senso dell'andare avanti e non ti lascia quel vuoto che mi avevano lasciato gli altri due, perché dopo Trappi ci sono stati 5 anni di i cani del nonno, i cani di qui, sì, però basta. Dopo Frodo ci sono stati 4 anni, dai 20 ai 24 anni, prima di prendere Arta, che tristezza, basta, vuoto, ok? Esco di casa, prendo il guinzaglio, ah già, non c'è più il cane. Tutto questo non c'è stato. Poi magari sarà anche il fatto che di cani ne ho visti andare e venire tanti, però io pensavo che fosse una roba veramente devastante, che io per mesi sarei stato in lacrime, perché per me lui era tanta roba, tanta roba. Non posso dire tutto perché non è rispettoso del tutto, però mi verrebbe da dire tutto. E niente, ragazzi, non lo vedrete più sul canale, questo è il motivo. Ci sono gli altri due e auguro a tutti voi di passare ogni momento come fosse l'ultimo col vostro cane, perché poi non dovete avere rimpianti, non dovete avere rimorsi.